Per me la montagna è tutto, è il mio mondo, sia per lo sport sia per il lavoro, perché ho un'azienda agricola e la montagna per me è ambiente, è la terra, è casa, è libertà. Cristian mi fa vedere le cose che posso fare. Delle volte quasi conosce meglio di me i miei punti di forza. Io e Claudia siamo molto sportivi e come si sa nel mondo dello sport l'imprevisto è sempre presente. Claudia ha avuto un infortunio sciando e là le cose sono un po' cambiate, insomma, no? Perché comunque la nostra relazione è partita con lo sci alpinismo, con l'arrampicata e quindi abbiamo vissuto un cambiamento tra di noi, tra quello che facevamo. Ad esempio abbiamo introdotto altri sport che ci hanno comunque unito. Adesso stiamo vedendo un miglioramento, quindi siamo molto positivi di ritornare a scalare insieme. La scalata senza Claudia per me non è la stessa cosa, perché mi dava un'armonia, una sicurezza, una tranquillità che nessuno mi ha mai dato prima d'ora, no? La Valmaira l'ho conosciuta come un po' tutti gli alpinisti cuneesi e fa parte delle montagne di casa. Mi ricordo anche la prima via che ho fatto qua è stato lo Spigolo Maria Grazia nel 1981 in primavera e da lì non mi sono mai più staccato da questa montagna. Ogni anno ci vengo e la sento un po' come la mia montagna, quella in cui ho praticamente potuto esprimere al meglio la mia arrampicata, il mio alpinismo e le mie free solo. E nello stesso tempo ha mantenuto quel tanto di selvaggio che te la fa amare alla follia. Si possono ancora trovare le vie dove mettersi in gioco. Oggi per i giovani vedo fortunatamente che c'è un ritorno al trad e tutto questo qua puoi ancora trovarlo senza avere linee moderne che intersecano quelle classiche. Ma secondo me c'è un infinito da scoprire, soprattutto anche per noi giovani, per esempio anche a livello di arrampicata c'è tanto da imparare. Mi capita di dedicare diverse giornate l'anno a ripetere delle vie, non per il grado, ma per la loro storia. Ci sarebbe tanto anche delle vie da riscoprire, quindi da ingaggiarsi, c'è da crescere, ecco. Ciao! Sergio Savio è di una persona molto semplice e ricca di valori comunque. E lui ha intrapreso il suo stile di vita senza guardare in faccia a nessuno. Ha lasciato il suo luogo dove è nato e si è trasferito qui e proprio senza pensare a conseguenze. Ha fatto quello che voleva fare, che non tutti riescono a fare questa cosa. Non è una cosa da chiunque mollare tutto e trasferirsi. Però lo ammiro molto su questo stile di vita. Sergio Savio è stato sempre per me un mito fin da quando l'ho visto le prime volte, perché ci superò slegato sulla via vicina, la via dei Genovesi, che per l'epoca io avevo anche ripetuto poco dopo le vie di Manolo degli stessi anni alle Palle di San Martino, e devo dire che Sergio Savio era molto avanti. Sì, ne ho sentito parlare molto, non ho mai avuto, l'ho conosciuto di persona, ma non ho mai avuto l'opportunità di scalarci insieme. Per come sono fatta io caratterialmente mi imbarazzerebbe tantissimo, perché è un fortissimo, quindi per tanti di noi è una specie di mito, anche per noi giovani. E qua in valle, chi devo ringraziare enormemente, è Sergio Savio, che lui era anche già 6-7 anni più grande di me,
era venuto a vivere in Malmaira e io, finito la scuola, venivo a passare dei lunghi periodi a casa sua e lui mi scorazzava su e giù per la Castello. Sì, ma lui è un personaggio assolutamente fuori dagli schemi, insomma, una persona che ha lasciato, insomma, la pianura per vivere in montagna e come tale si è calato completamente in questo ruolo. Quindi è una persona, secondo me, molto vera, molto genuina, sia nei sentimenti per la montagna. È una cosa che mi ha colpito proprio la scorsa estate, che fa parte proprio della mentalità dei montanari, che a un certo punto arrivava il brutto tempo e per 2 o 3 giorni, secondo le previsioni, non avremmo potuto arrampicare. E lui mi ha detto semplicemente: vabbè, ci vediamo quando torna il bel tempo. Qua in valle all'inizio andavo a scalare soprattutto nel gruppo Castello Provenzale, anche perché era l'unico che aveva già dei percorsi. Su Rocca la Meglio c'erano pochissime vie. Le vie belle sono nate sulla Rocca la Meglio, sono nate intorno agli anni 90, grazie a Cesare Vaschietto e ad altri che hanno chiodato un po' di qua, un po' di là. E invece al gruppo Castello Provenzale c'erano già percorsi vecchi, recenti relativamente, c'era molta più materiale, molte più vie di scalata. Ma qua si trovano vie di qualsiasi genere, diciamo dalle vie trad più inchiodate a quelle super sportive, proprio con speeder avvicinati. Dipende solo dal chiodatore che è passato, tutto lì. A me piace abbastanza stare da solo, non sono uno troppo di... non andrei a fare vita da bar tutte le sere, ecco, sicuramente. E in quel caso la montagna è perfetta per quello. Non c'è mai nessuno in giro sulle pareti. Sull'arrampicata, dal Castello Provenzale, riusciamo a fare degli itinerari che si avvicinano quasi anche alla alta montagna, nonostante siamo solamente sui 2500 metri di quota, con vie sia tradizionali che plaisir. Però diciamo la parte del leone dal punto di vista arrampicata, parlando del gruppo Castello Provenzale, dal mio punto di vista la fanno gli itinerari storici da ripercorrere con protezioni mobili, anche se giustamente secondo me in tanti itinerari sono state spittate le soste, quindi danno un po' più di garanzia di sicurezza. Qui si è partiti con delle montagne belle, piccole, delle piccole perle sparse un po' qua un po' là. Quindi da Tacque lì e salite fino in cima? Andiamo... dove si arriva? Noi invece arriveremo su quella cima là. Ah, sulla più o cima meno, dietro? Sì, quella là, la puntina. Ah, ok. che figa, bella. Più o meno là. Bello, sì. E poi vi calate sempre da questa o dall'alto o dall'altra? Ci si può calare o sulla parete oppure sul versante ovest e poi nel canale sul versante est. Ah. A scelta, cambia poco. Tutto attrezzato con una di calata. Ecco, quella punta là, quella alta là, è la cima dell'Oronaio, 3100 metri. Da dietro c'è una vecchia ferrata degli alpini che è stata fatta proprio per la guerra, per la seconda. Ed è stata ristrutturata da Nino Perino, però non come una ferrata moderna. Ha rimesso le stesse cose che avevano messo gli alpini. Ma dai. Vabbè. Sì, ha fatto un lavoro notevole perché ha richiesto parecchi giorni di lavoro ed è anche abbastanza ripetuta perché è una ferrata un po' anomala, è diversa dal solito, no? Non ci si deve aspettare Non la ferrata comoda, immagino. super facile, tutta Certo. scalini, è una ferrata già più impegnativa, però merita, vale la pena andarla a fare. Storica quindi. Sì, quella effettivamente è totalmente storica. Bella. Conservata. Conservata. Lui era molto fiducioso in me quando mi ha visto, quindi mi ha lasciato proprio libero di fare come volevo. Non è che mi ha dato dei consigli sul primo passaggio, che lui lo sa a memoria perché l'ha ripetuta più di 20 volte quella via, quindi. E su qualche altro passaggio anche mi ha detto vai di là, cerca un po' di qua, un po' di là, e lo sa quasi a memoria, insomma.
sì, scalare con una persona che non ha mai scalato è sempre un po' particolare, no? E quando arrivi sulla prima sosta cominci un po' a avere della confidenza, anche comunque da parte sua, perché anche lui non aveva mai scalato con me, non sapeva cosa facevo, è arrivato su, ha guardato la sosta, ha guardato se ho messo tutto a posto, però ci siamo capiti con lo sguardo, insomma, che eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. If you take off their jewels, they all look like fools. La mia prima arrampicata, prima sensazione, paura. Io mi ricordo, io ho cominciato a 14 anni a arrampicare, avevamo questa montagna sopra casa e andavamo su con le vespine, con la Vespa, su questa strada sterrata piena di sassi, un casino, mi ricordo. E dopo c'è un avvicinamento di 20 minuti, c'era un nostro amico che era in soccorso alpino già, negli allievi, e quindi ci tirava un po' dietro, gli nodi li faceva lui, andava su lui da primo, noi sempre da secondi, sai, a provare. Era più un gioco che una passione. Dopo negli anni è stata andava e veniva la passione, no? Soprattutto in base alla compagnia. E è esploso del tutto con Claudia 2 anni fa, quando ci siamo conosciuti, e lì mi ha avvolto proprio, mi ha preso tanto. Il mio elemento è sempre stato più la neve che la roccia, ad essere sincera. Io parto dall'agonismo, nello sci da discesa, e per anni faccio agonismo, poi mi stufo del cronometro, delle linee obbligate, della competizione, non si sposano con il mio carattere queste cose. Proprio con lo sci d'alpinismo conosco meglio Christian, facciamo sempre più uscite, ci conosciamo sempre di più e scopriamo di avere tante passioni in comune. Quando arrampico è un appuntamento vero e proprio con me stessa, nel senso, quando sono in parete inizio proprio a fare un discorso con me stessa come se fossimo 2 persone. E allora iniziano le litigate con me stessa per andare su, per mettere su la mano, perché magari a volte la testa vuole scendere, però il fisico vuole salire. Allora si inizia a litigare, no? E si inizia a portare sulla roccia tutti i problemi che c'erano fuori. E allora vengono fuori il perché sei così testato, perché vuoi scendere, cosa è successo, perché non credi in te stessa, perché credi che tu non puoi andare su. E allora là si inizia a discutere e si dice no, adesso ti faccio vedere che riesco ad andare su. L'arrampicata mi mette un po' le strette, però mi fa un po' riscoprire. Io magari cerco più il panorama, io cerco l'arrampicata semplice, io cerco il salire. Il Christian cerca il grado, quindi cerca la difficoltà nell'arrampicata. Io cerco proprio l'evasione dal mondo, cioè io ho bisogno di staccarmi dal salire, da staccarmi da questo mondo, ho bisogno proprio di evadere. Mi sono ghiacciato, quando ho cambiato il tempo mi sono ghiacciato perché ero stato lì in sosta e c'era un tiro lungo sotto, l'ho recuperato, dopo è partito lui e c'era un altro tiro lungo, un po' articolato da proteggere e insomma ci abbiamo messo un po', sono salito in sosta, mi ha recuperato lui e ero veramente ghiacciato perché comunque cominciava a nevischiare e insomma era abbastanza tosta. Non sentivo più i piedi né le mani. Dopo mi sono un po' scaldato, però lì c'è stata un po' l'aria, è stato un po' difficile, insomma. Un po' di nodo qui, ma va bene, ok. Bene, è andata. Fuoco! Bravo! Magnifico! Ciao ragazzi! Ciao! Ben arrivati! Com'è andato il viaggio?
Sono sicuramente legata a Roccalameia perché è stata la prima volta appunto che ho messo le mani sulla roccia, non era più solo fare escursionismo e camminare, e quindi mi ha dato quella poi che mi ha portato a cominciare ad arrampicare. E sicuramente il gruppo Castello Provenzale perché ho fatto tutte le mie prime volte, la mia prima via lunga, la mia prima via trad. Contro Erbosa arriviamo col primo tiro solo. Sì. Soprattutto forse nel mondo contemporaneo avere dei posti dove c'è il silenzio, dove c'è la quiete, per me è un valore vitale. Il gruppo Castello Provenzale ha questa particolarità di essere quarzite anche se sotto poi la base è calcare. Infatti se vai a fare delle vie sulla ovest può capitarti il primo tiro di trovare una parte di calcare, quindi totalmente diverso. Andata. Bella. Che buio. Allora, vanno solo a frontale. Vanno solo a frontale, vedete? Allora, com'è andata? Bene, bene. Posto Bene. magico, roccia atomica, Ho visto. calcare L'avvicinamento. fighissimo. Dopo un po' di giorni che si scala, comunque un po' sofferta, ma col mitico ravaschietto Sì? si va Come sei dappertutto. trovata? È una persona molto quadrata e
tende anche a cazziarti. Però ci vuole, Fatto insomma, bene. su cose così non puoi fare stupidate, insomma. Ma anche robe piccole, però tira drizza. Si vede che è del mestiere, insomma. Lei il so, insomma, è il suo. È il suo. Ecco. Hai avuto difficoltà? Bah sì, sono volato una volta Ma dai, sul sì? 6C, sì, ho fatto un bel voletto. Però, Ma là sul dietro? No, sotto, su una placca. Ok. E si è fatto due risate anche lui. A te ci vedevi su? Sì, ero lì perché ho fatto un bel giro. Vi ho accompagnato lì, insomma, lì al gaione, dopo sono tornata indietro, ho preso la strada, ho fatto un sentiero, ho fatto il colle e vi guardavo su, vi vedevo benissimo proprio. Sì? E vi sentivo anche molto bene. Ah, è Sì, perché sì. eravamo dentro nella vandugola là Sì, e sì. faceva un po' di eco. Ad un certo punto vedevo lui, Cesare sotto e tu stai andando su da primo, eri là proprio sul dietro. Sì, il dietro l'ho fatto me. E che ti ha detto tipo, dai Cristian dalla Valsugana, la sì, sì, Valmaira sì. col furore. Sì, È vero. sì. Bravo Cristian. Io non sono una persona che si butta molto, cerco sempre di avere una bella base su dove arrivo, però alla fin dei conti ci sono talmente tante variabili che non so mai dove arrivi. Puoi programmare qualunque cosa proprio al millimetro, però devi provare, se te lo senti dentro devi andare, come i cambiamenti nella vita, come sull'arrampicata, insomma. La miglia. Ale. Buono. Grande Cristian, grazie. Fuoco. Bello. Come ci fermiamo? Il vecchio e il bambino? Sì. Mettersi alla prova è una grande sfida con me stesso, ci vuole carattere per farlo. E sicuramente questa esperienza che sto facendo è un grande punto di partenza, perché comunque quando fai un cambiamento ti lasci molti dubbi dentro di te e vai a cercare delle conferme. E per me fino adesso questa esperienza è stata una bella conferma, mi ha dato molta tranquillità per me stesso, cioè so che sono sulla strada giusta.